Ciao a tutti! Oggi diciamo puntata un po' particolare, nel senso che sto suonando questo pianoforte, come avete sentito, estremamente ricco di risonanze, molto romantico, con uno spunto estremamente, come dire, classico. Questo è uno strumento che è stato campionato da Graziano, un amico, Graziano Cammisa, che ha voluto fare un lavoro molto particolare. Cioè l'idea non nasce dal campionamento semplice di un pianoforte, ma dall'idea di fermare e di fotografare uno strumento storico particolare e farlo non solo con questo strumento che ha campionato, ma l'idea è quella di farlo con più strumenti, più pianoforti, che magari sono in luoghi particolari, e non riprendere esclusivamente il pianoforte per quello che è, ma anche l'ambiente che lo circonda. E quindi è venuto fuori questo campionamento che funziona su Contact, eccetera, e che si chiama Z Resonance Piano, è un Petrov. Lui è andato a Mola di Bari, c'è questo pianoforte, e in un palazzo storico ha praticamente campionato questo pianoforte, ma lo ha fatto, come dire, in modo anche avventuroso, all'alba. C'è tutta una storia dietro, ne abbiamo parlato, è un personaggio particolare, Graziano, e qui poi mi ha scritto anche tutte le specifiche sul campionamento, gli strumenti che ha usato, quindi i microfoni, la scheda audio, addirittura la DAW dove ha registrato, come ha messo i microfoni, insomma tutta una serie di cose. Il pianoforte è questo che sentite. Chiaramente abituati a strumenti molto più ordinati, molto più precisi, con meno risonanze. Noi qui rimaniamo un po' così, no? Però in realtà la cosa che mi ha fatto più effetto è stata che mentre lo suonavo ho suonato un po' come se fossi di fronte a un pianoforte in quella condizione lì, in quella situazione lì. Se io entrassi in una sala dove c'è un pianoforte che risuona così nell'ambiente, probabilmente mi gusterei queste queste risonanze, questi rimbalzi, no? E anche i problemi che ci sono nei tasti, nella meccanica. È veramente interessante ed è più che altro è un'esperienza. Poi è chiaro che c'è anche un aspetto anche produttivo dentro un piano del genere, perché sotto le dita c'è qualcosa di magico, devo essere sincero. Poi, non so come dire, se qualcuno di voi è interessato a provarlo, ad acquistare questo pacchetto di questa libreria, vi dico subito che poi una volta installata e provata potreste anche pensare, ma non so come dire, chi me l'ha fatto fare. Però se superate questo aspetto, entrate in quella che è un altro tipo di mentalità, cioè quella di gustare questo lavoro fatto e poi pensarlo in un contesto musicale, perché avete sentito anche all'inizio, attenzione, perché poi tutta questa natura che c'è
in questo strumento, poi si ripercuote sulla registrazione, sulla sensazione di vero che si ha quando si produce qualcosa. Quindi è lì che bisogna andare a pescare, secondo me. Io credo che sia uno strumento che può dare delle soddisfazioni, soprattutto per il fatto che è suonabile, si può aggiustare la curva dinamica, decidere come farlo suonare, ci sono una serie di parametri anche, però quello poi è relativo. C'è stato un lavoro interessante dietro la cosa, perché attenzione, non è da sottovalutare, il reverbero si può togliere, no? Rimane il carattere, però se ne va un po' con la sensazione di che qui è stata ripresa la stanza, non so come dire, dove si trova. Poi non lo so, sono affascinato l'idea di fotografare un pianoforte che è in un contesto, no? Storico, ambientale, culturale, tutta una serie di cose, e pensare di avere in qualche modo di portarsi a casa questa cosa qua è di fermarla, non tanto di portarsela a casa ma di fermarla, perché l'idea di Graziano era quella di poter fermare quella cosa che in quel momento è lì e che in qualche modo viene fermata lì, perché chissà poi cosa succederà, no? Chissà quel pianoforte, speriamo che rimanga così, che venga accordato spesso, che venga tenuto bene, ma potrebbe anche non andare così, e quel momento è fermo in questo lavoro che lui ha fatto in modo del tutto appassionato, non so come dire, l'ha fatto per il piacere di farlo e per avere questa sensazione di aver fatto una cosa che ha un valore culturale, che va al di là dell'aspetto sonoro e basta. C'è qualcosa di romantico dietro questa cosa qua, no? E quindi per me ha un valore al di là di tutto. Al di là di tutto, però, ripeto, attenzione, cioè nel senso che un piano così, con tutto questo, tutta questa naturalezza, no? Nel senso anche del difetto, è messo in un contesto strumentale giusto, ti cambia una canzone, una cosa così, cioè poi c'è un po' di tutto. E qui, vabbè, c'è poco da dire, l'avete sentito, avete capito di cosa si tratta. Se vi interessa, adesso magari poi vediamo se metto il link qua sotto, ma comunque lo trovate facilmente, si chiama Z Resonance Piano Petrov, Sid Cloud che mi ospita, tra l'altro ringrazio, Daniele e Alex, adesso lo dico in tutti i video che andiamo a mangiare, però è la verità.
Questo lo trovate, lo potete acquistare da SoundCloud sul sito. Credo sia al di là di questo adesso dell'aspetto così puramente di acquisto, che mi sono sentito di proporre semplicemente perché stimo questo lavoro, stimo questa idea, no? Perché lui non si vuole neanche fermare a questa esperienza, ma vuole farne altre, perché probabilmente anche solo mettersi lì con i microfoni a campionare un pianoforte all'alba aspettando che passasse una macchina perché magari faceva rumore, tutte queste cose qua hanno un fascino particolare. Comunque io vi ringrazio Graziano per avermi dato l'opportunità insomma, di conoscerci e di parlare di questa cosa, di questo progetto. Ripeto, vi ringrazio, vi saluto. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com, dove trovate tutte le categorie, no? Con le tastiere divise per tipologia e anche le mie canzoni, i miei libri, insomma, il mio mondo, se vi interessa. E ringrazio ancora SynthCloud, ci vediamo sabato prossimo. Un abbraccio, un bacione. Ciao ciao.